Ciao, bentornata su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, interior designer, e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Comprare i mobili di casa è così semplice come sembra? Sai davvero cosa cercare quando si acquistano i mobili di casa? Questo genere di investimento non è una cosa che si fa alla leggera. Cucina, divani, camere da letto sono tutti elementi che ti portano a spendere svariate migliaia di euro. Come fare quindi? Ne parlo nel video di oggi, ma prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Come sempre, metti un bel like e partiamo! Il momento dell'acquisto è emozionante, ma spaventa anche un po'. Come detto prima, sai che andrai a fare un bel investimento e vuoi essere sicuro di prendere le decisioni giuste. Allora, ecco alcuni suggerimenti da prendere in considerazione e le domande che ti devi porre quando è ora di passare all'azione. Il divano è senza dubbio tra gli elementi più grandi e costosi di questa stanza, quindi vediamo cosa tenere a mente. Prima di tutto deve essere robusto. Divani con strutture in legno sono l'ideale perché davvero resistenti e robusti. Certamente questo aumenterà il prezzo, ma è davvero la scelta migliore che puoi fare. Sappiamo tutti che si trovano anche divani a prezzi davvero vantaggiosi, ma a discapito della qualità e soprattutto della durevolezza. Cambiare divano dopo pochi anni non è davvero il massimo. Deve essere confortevole. Mi è capitato spesso di avere amici o clienti che si erano innamorati del design di un divano per poi trovarlo davvero scomodo. Il divano è un elemento in cui ti devi poter rilassare. C'è un elemento che può aiutarti. Chiedi se sono presenti molle a compressione oppure molle a serpentina. Le molle a compressione sono più durature e soprattutto confortevoli perché decisamente più elastiche. Fai attenzione anche alle imbottiture. La maggior parte delle imbottiture dei divani è fatta di poliuretano espanso indeformabile. È un materiale duraturo e facile da mantenere. Attenzione però alla sua densità. Se il poliuretano sarà molto denso, il divano risulterà troppo rigido. Al contrario, con poca densità si sprofonderà. Piccola nota sulla densità. Nel poliuretano ci sono delle bolle d'aria. Più bolle ci sono, più il materiale è denso. Nel caso del divano bisognerà trovare un giusto equilibrio tra densità e resistenza al peso, e una densità mediamente giusta potrebbe aggirarsi intorno ai 30-40. Questo almeno per le sedute. Per gli schienali che non devono reggere pesi si può anche scendere un po'. Scegli bene la fodera. Cotone, lino e pelle sono i classici rivestimenti dei divani e sono durevoli. Materiali sintetici come la microfibra sono molto più facili da pulire. Se hai bambini o animali, la microfibra potrebbe essere la soluzione migliore, proprio per la facilità di pulizia. Attenzione alle misure. Il divano deve essere proporzionato alla stanza in cui deve essere messo, perché un divano troppo grande sovrasterà e uno troppo piccolo si perderà. Ma devi fare anche attenzione a tutti i posti in cui devi passare con il divano per portarlo, non solo porte e finestre, ma anche eventuali corridoi o scale.
Aggiungere una poltrona o una seduta nelle vicinanze del divano aggiunge davvero un tocco di stile all'ambiente e quindi è un investimento da considerare. Questa seduta può essere del tutto uguale al divano, la classica poltrona, e fare da complemento naturale, oppure può essere in contrasto con il divano, creando un po' di ritmo. Nella scelta della seduta, soprattutto se in contrasto col divano, fai attenzione allo stile, ai materiali e a tutti i piccoli dettagli che possono fare la differenza. Un eventuale tavolino deve essere proporzionato al divano, leggermente più basso della seduta e a una distanza dal divano che varia tra i 40 e i 50 cm. Parlo di tutte le misure nell'arredo qui. La scelta dei materiali va fatta in base allo stile della casa. Una cosa che posso dire è di evitare il vetro se si hanno bambini. Per quanto riguarda la forma, invece, l'ideale sarebbe assecondare lo spazio. Se la stanza è rettangolare, sono ottimi tavolini rettangolari o tutt'al più ovali. Se la stanza invece è quadrata, andranno bene tavolini quadrati oppure rotondi. I tavoli rotondi hanno un vantaggio, soprattutto nelle stanze piccoline, perché mantengono fluido il passaggio. Una delle cose più importanti da tenere in considerazione è il materasso. Deve essere super confortevole per permetterti di rilassarti e poter avere un buon sonno ristoratore. Curiosità, passi un terzo della tua vita sul materasso. Per quanto riguarda il letto vero e proprio, non basta guardare la forma e lo stile. La cosa più importante è infatti la rete. Un ottimo materasso su una pessima rete perderà un po' delle sue buone proprietà. Le doghe solitamente sono la scelta migliore e tra queste le doghe ricurve e non quelle rigide. Esistono anche doghe con differenti portate di peso. Attenzione alle altezze. La base del letto serve ad innalzare il materasso e la sua scelta dipenderà dallo spessore del materasso, in modo che tu possa salire e scendere comodamente dal letto. Non c'è un'altezza ideale, tutto dipende dalla tua altezza, dall'età e anche dalla tua salute. Per quanto riguarda lo stile, ovviamente bisognerà vedere lo stile e l'atmosfera della stanza. Come sempre il letto può essere coordinato con il resto dei mobili presenti oppure essere un elemento in contrasto. Parti comunque sempre dalla tua palette colori e dal colore che hai scelto per la parete e da lì decidi se vuoi che tutto sia tono su tono, se vuoi un contrasto lieve oppure un contrasto più forte. Anche per i materiali, legno, ferro o imbattito, guarda anche alla facilità di pulizia. Come per il letto non è obbligatorio che armadio e comodini ed eventuale cassettone siano coordinati. È una scelta personale, con tutto coordinato sei sicuro di non sbagliare, ma potrebbe non rappresentarti al 100%. Mixare pezzi differenti sicuramente creerà ritmo e movimento. Il protagonista della sala da pranzo è senza dubbio il tavolo e di questo bisogna decidere lo stile ed i materiali. Un tavolo in vetro è sicuramente molto formale, ha però la capacità di riflettere la luce, che è un elemento ideale per spazi piccoli. Certo, è sempre da pulire. Il legno sicuramente è un elemento durevole e duraturo. Come per la camera non è obbligatorio che sedie e tavole siano un set. Anche qui è possibile mixare.
Se decidi di prendere anche le sedie in legno, hai due possibilità: cercarli di un colore similare per un tono su tono, oppure in forte contrasto col tavolo. Il primo consiglio che posso dare è di partire dagli elettrodomestici, che sono anche quelli che incidono di più sul prezzo. Frigorifero ad incasso o freestanding, tipologie e grandezza del forno, tipologia e grandezza del piano di cottura, tipologia e grandezza del lavabo. Non è un elettrodomestico, ma ce ne sono di vari tipi e cambiano la vivibilità della cucina. Lavastoviglie sì o no, nel caso da 60, da 45, ad incasso o meno? Gli elettrodomestici vanno scelti in funzione di come si vive la cucina. Ne parlo qui con lo chef Patti in questa intervista. Capiti gli elettrodomestici migliori per te, deciderai anche in che finitura comprarli: bianco, nero, acciaio. Le possibilità sono tante, dipenderà ovviamente dallo stile che vorrai dare alla tua casa. Capiti e scelti gli elettrodomestici, allora studierai il resto della cucina. Ovviamente dovrai considerare il budget a disposizione, ma una cosa che mi sento di suggerirti è di comprare quello che ami. Se ti sei innamorata di un elemento e continui a pensarci, vai e compralo. Se sai di aver investito del denaro in qualcosa di duraturo, oltre che bello, alla fine ne sarai contenta. Inoltre ricorda che a spendere meno potresti spendere di più. Se ti accontenti di qualcosa di meno caro con una qualità più bassa, rischi poi di doverlo cambiare nel giro di poco tempo, spendendo alla fine di più. Parti dagli elementi essenziali, piuttosto compra poco per volta. Spero che questo video ti sia stato utile, ma se hai dei dubbi non esitare a scrivermelo nei commenti. Se poi vorrai condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare, ne sarò onorata e mi aiuterai a far crescere il canale. Se poi il video ti è piaciuto, fammelo sapere con un bel like, e se non lo hai ancora fatto ricordati di iscriverti al mio canale. Attiva anche la campanella, così non ti perderai i prossimi video. A presto, ciao ciao!